Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi presento questo strumento multifunzione che fa generatore di funzioni, oscilloscopio doppia traccia fino a 50 MHz e multimetro. È l'ultimo della serie che mi aveva mandato la Finirsi per provare e io l'ho provata per voi, l'ho lasciata all'ultimo perché è lo strumento un pochino più completo. Vediamo insieme se è valido e se merita la cifra che costa. Non costa tanto, metterò il link in descrizione e secondo me, già ve lo anticipo, ve lo spoilerò, per quello che costa fa tantissime cose. Sicché non vi resta che seguire il video e vedere anche questa volta cosa combino per voi. Questo è l'oscilloscopio che mi avevano mandato, multimetro e generatore di segnali praticamente più grande, con due sonde complete e poi arriva fino a 50 MHz praticamente, sicché è un apparecchietto valido dal costo contenuto, ma dovrebbe dare delle buone prestazioni. Ora l'apriamo, guardiamo come è fatto, lo proviamo insieme. Io non l'ho ancora provato, l'avevo solo guardato per vedere com'era. Si presenta in una valigetta per il trasporto, sicché è una bella cosa. E nella valigetta l'ho aperta al contrario. Nella valigetta abbiamo qui l'oscilloscopio, che ora gli togliamo la pellicolina, ecco fatto, e poi ci sono le istruzioni, ovviamente. Le istruzioni non so in che lingue ci sono, non c'è in italiano. Le istruzioni ci sono in tutte le lingue ma non in italiano, però ci sono in inglese. Poi da questa parte qui ci sono le sonde dell'oscilloscopio che useremo dopo. Prima voglio provarlo come multimetro e fare dei test come multimetro, e poi abbiamo i cavettini del multimetro ancora sigillati, e abbiamo poi, vediamo un attimino, il cavettino di alimentazione e un altro cavettino che serve per il generatore di segnali. Praticamente è un BNC e i due coccodrilli, e mettiamo sul banco anche questo tranne quello dell'alimentazione. Da questa parte qui ovviamente ci sono tre connettori, dove questo qui canale 1 e canale 2 dell'oscilloscopio e uscita del generatore. E da quest'altra parte ci sono i classici comandi che ci sono ovviamente del multimetro. Il comune, l'ingresso per gli ohm, volt e compagnia cantante, una boccola quando lo usiamo come milliamperometro e una boccola se abbiamo da misurare delle correnti più elevate, che può misurare correnti fino a 10 A. Ora lo inquadro da vicino e lo accendiamo. C'è parecchia luce, sicché spero che comunque si veda bene. Lo accendiamo con il tasto accensione, ovviamente. Questa è la funzione oscilloscopio, sicché se entriamo in questa funzione è oscilloscopio, e scorrendo qui fa il generatore di segnali, e da questa parte c'è tutti i set. Si può settare l'apparecchio come meglio ci aggrada, però io di solito lo lascio come arriva se non voglio fare delle cose particolari. E questa è la funzione multimetro, che è quella che voglio controllare per prima, provarla con il calibratore e con altri accessori che ci sono. Ecco, si pone in automatico appena uno lo accende, e fa qualsiasi funzione senza che dobbiamo intervenire noi. Facciamo una prova così del 9. Ci collego i puntali, messi ovviamente nelle boccole giuste, lo rimetto qua,
maniera che si veda, e poi prendo un paio di componenti così a caso. Teoricamente lui dovrebbe capire quello che sono. Questa è una resistenza, e infatti è una resistenza da 470 ohm, mi segna appunto 0,4686 kΩ, che praticamente 468 ohm. Un condensatore invece ovviamente non lo fa in automatico, perché devo andare a impostare io i valori, diciamo, che lavori come prova condensatori, mentre per le tensioni invece dovrebbe andare in automatico, così come è andato per gli ohm. Proviamo ora a misurare una tensione, perché le tensioni e le resistenze lo dovrebbe fare completamente in automatico. Qui abbiamo una tensione di circa 22 volt più o meno, infatti 21,98 volt, 21,98, e lo riconosce, diciamo, da solo. La stessa cosa dovrebbe fare per le tensioni in alternata. Ora mi sposto. Allora, ora vado a misurare una tensione in alternata di circa 10 volt a una frequenza di quasi 400 Hz, e lui in automatico dovrebbe darlo. Infatti sono 10 volt, se ci fate caso la scritta piccolina segna 397 Hz, sicché mi dice anche la frequenza che sto misurando. E anche questo qui è una cosa che fa in automatico. Se io voglio misurare il condensatore invece lo devo impostare. Vediamo come si fa. Eccolo qua. Premendo questo tasto, così siamo in ohm, così siamo in misura di condensatore. Se io vado a misurare il condensatore dovrebbe misurarlo, poi andremo a fare le prove con qualche condensatore. Infatti sono 498 nanofarad, 498.000, sicché anche questa funzione, diciamo, la fa non in automatico, però se lo spostiamo noi. Spostandolo accanto fa la temperatura, la legge la temperatura che c'è nella stanza, e poi qui accanto farebbe, spostando questa boccola qui, spostandola di qua, leggerebbe milliampere, e se proseguo andrebbe a leggere gli ampere e si vanno letti nell'altra boccola, spostando praticamente questo contatto, questo puntale qui, e ovviamente va messo in serie perché andiamo a leggere una corrente, mentre da questa parte fa tutte quelle altre funzioni come multimetro. Allora io andrei a misurare delle tensioni in continua, mi sposto ancora, eccolo qua, sono tensioni in continua, e vi metterei sotto un multimetro a 6 cifre e mezzo accanto, in maniera che si vede la differenza delle varie tensioni. Mi organizzo con i cavi e torno. Per praticità, al posto dei suoi puntali ho messo dei cavi che uso con il calibratore. Lo collego e andiamo a inquadrarlo. Ora lui praticamente legge 100 millivolt circa, perché sono 0,1 volt, perché non legge millivolt espressi direttamente in millivolt, ma le legge come volt. Metto accanto la scala del voltmetro a 6 cifre e mezzo, vediamo se ingrandisco anche, così si dovrebbe vedere bene. Vedete da una parte sulla destra il riquadro del voltmetro a 6 cifre e mezzo che arriva tramite il computer. Infatti sono 100 millivolt,4, e se vedete sul tester sono 100 millivolt,4 praticamente. Ora portiamolo per esempio a 1 volt e 1, e praticamente è 1,1 volt e 008, sicché la precisione rientra ampiamente nella tolleranza
diciamo di questo strumento. Salgo con la tensione, ora sono 11 volt e 0,9 e appunto lui segna 11 volt e 10. In realtà sono 11 volt e 0,97, sicché quasi 11 volt e 10, e sicché rientra ampiamente nella tolleranza. È uno strumento preciso. Salgo ancora per curiosità, ora sono 40 volt e 0,80, 40 volt e 0,5, praticamente rientra ampiamente nella tolleranza. E sicché direi che come multimetro in continua ci siamo. Mi organizzo per misurare le tensioni alternate. Ho collegato tutti i cavi al generatore di tensione, al calibratore che fa uscire anche la tensione alternata, e adesso, premendo questo tasto, lo sposto in AC. Come vedete sulla destra sono 0,999 volt, praticamente 1 volt, e lo strumento, il finirsi, questo qui, sta segnando, diciamo, correttamente, perché sono quasi 1 volt e lui oscilla fra 1 volt e 0,999, sì che come precisione ci siamo. E la frequenza che sta misurando sono 396-397 Hz. Mi sposto su 10 volt circa, ovviamente, e sono 9,99 erotti volt, e lui sta segnando 10 volt sempre con la stessa frequenza. Volendo possiamo provare un'altra scala. Ora sono 99,95 volt, quasi 99,96, e lui segna, diciamo, correttamente con la stessa frequenza. Con il calibratore possiamo anche testare la banda passante del nostro voltmetro in alternata. Non so se, diciamo, questo strumento ci arriva, perché qui la funzione successiva sono 10 volt a 4 kHz. E infatti, come vedete, a 4 kHz lui già non ci arriva, probabilmente leggerà fino a 1000 Hz, e ci dice che la tensione, che la frequenza è quasi 4 kHz, ma la tensione, diciamo, è inferiore, me la segna inferiore perché probabilmente non ci arriva. Poi proveremo con un segnale a 1000 Hz. Ora mi organizzo con un segnale a 1000 Hz e vediamo se quello lo legge. Ecco, mi sono organizzato, ora sono 5 volt a 1000 Hz. Se vedete lui lo segna che è 1000 Hz, così ci può far comodo anche quando si fa la misura, e praticamente i 5 volt li segna, sicché fino a 1000 Hz almeno va bene, e se ci avete da prendere la misura su un amplificatore con un segnale sinusoidale, il voltaggio che vi darà lo strumento sarà quello giusto. Provo a alzare la frequenza, per esempio, a 2000 Hz, a 2K, e a 2000 Hz comincia a avere, diciamo, un pochino di tolleranza. Proviamo 1500, e a 1500 Hz diciamo che più o meno continua a leggere. Comunque 1000 Hz la lettura è precisa, sicché fino a 1000 Hz state tranquilli che la tensione che andrete a leggere con questo strumento è quella giusta. Allora, vediamo un altro paio di funzioni sempre in tensione continua, perché vedete qui, se vedete, ci dà il valore massimo e poi ci dà anche il valore minimo, che in questo momento, diciamo, non c'è. Lo collego a un alimentatore e così vario la tensione e vediamo se questi valori ce li dà. Ovviamente lo rimetto in tensione continua. Un'altra funzione interessante: noi stiamo leggendo 10 volt e 3. Se io premo questo pulsante, lui segnerà 0, perché come punto di riferimento c'ha appunto 10 volt e 3. Se io sposto o sopra o sotto una tensione, qui vedete sono 99 e 99, quasi 100 millivolt che sono andato sopra, e ce lo dice qui. Se io invece scendo sotto,
per esempio, sono andato sotto anche di 200 millivolt in questo momento. Se io ritorno alla tensione normale, è ritornata alla tensione normale, però mi dice che ho avuto uno sbalzo praticamente, sono andato sopra di 99,99 millivolt, 100 millivolt se arrotondiamo, e sono andato sotto di 200 millivolt. Questo può far comodo perché se noi mettiamo un alimentatore in prova, oppure un alimentatore da laboratorio, ma anche un alimentatore di un apparecchio, e vogliamo vedere se nel tempo ci sono delle variazioni in più o meno rispetto alla tensione che dovrebbe erogare, con questa funzione lo lasciamo lì e ce lo vediamo. È una funzione interessante. Ovviamente sempre come voltmetro vedete che abbiamo un'altra funzione, l'hanno tutti ovviamente, ma comunque ce l'ha anche questo. Se io premo questo pulsante, ho premuto questo pulsante qui nel mezzo, viene la scritta hold, sicché io ho bloccato la lettura. Se io anche stacco il puntale, la lettura, fino a che non ripremo quel pulsante lì, mi rimane congelata sullo schermo, e sicché io posso prendere una lettura e poi leggermela magari con calma in un punto magari del circuito che ci arrivo male, la vado a leggere e siamo a posto dopo. Diamo un'occhiata veloce alle misure delle resistenze su un valore basso e un valore alto. Questa è una resistenza da 1,5 ohm. Vediamo di toccarlo bene. Eccolo qua, 1,57. Ovviamente c'è una certa tolleranza, se vedete anche se muovo i terminalini ovviamente segna leggermente diverso, anche se lo sposto, vedete, comunque lo legge, diciamo, bene, si vede bene. E vediamo una resistenza di valore molto alto. Vediamo con i valori più alti, lui dovrebbe leggere fino a 20 mega ohm, questa è una resistenza da 10 mega ohm. Infatti circa, ovviamente c'è la tolleranza della resistenza, 10, quasi 10,2 mega ohm circa. E anche così funziona. Ora lo proviamo un attimino. Ora lo proviamo come capacimetro. Questi sono condensatori vecchi, comunque hanno una tolleranza dell'1%. Ora ovviamente non saranno più così precisi. Questo è 0,33 microfarad, che 330.000. Lo spostiamo sul condensatore, infatti 332.000, e rientra nella tolleranza. Questo qui invece è da 600 picofarad, anche questo 578 picofarad, è vecchio, ci sta e rientra nella tolleranza. Questo qui 1240 picofarad, sempre nominali, è 1225, rientra comunque nella tolleranza più o meno dell'1% e una piccola percentuale dello strumento. Ci sono condensatori, questi qui sono nominali 3300 microfarad, ovviamente nominali, c'è una bella tolleranza negli elettrolitici. Questo è 3348, ne misuriamo un altro, così si fa la prova del 9. Dovrebbe arrivare a oltre 10.000 microfarad da questo come capacimetro. Altri 3300, sicché se io le metto in parallelo dovrei ottenere 6600, più o meno, perlomeno. Vediamo se riesco a metterle in parallelo senza legarmi. 6600 torna, e ovviamente se le mettessi in serie, sapete che due condensatori in serie fanno l'opposto delle resistenze, se le mettessi in serie dovrebbero essere circa poco più di 1500, perché se sono 3300 l'uno, dividetele in 2, eccole qua, 1646. E anche come capacimetro, diciamo, ci dà le sue soddisfazioni. Ovviamente lo possiamo usare come cicalino, oppure per provare, diciamo, i
componenti, e in questo caso qui ci viene scritto diodi. Ci possiamo testare un diodo, ma ovviamente anche il semplice transistor. Ora io qui sto usando al posto dei suoi puntali coccodrilli, ma insomma è uguale. Questo è un tip 35, vediamo un po', sì, un tip 35, sì, che è un NPN. Mettiamo il positivo alla base, collettore e emettitore segna, una caduta di tensione prossima agli 0,6 volt, è giusto, e dall'altra parte non deve segnare niente, e non deve segnare niente neanche con le altre giunzioni, perché vorrebbe dire che se segna da qualche altra parte, oltre a quelle, perché se segna oltre a base collettore emettitore in maniera diretta, segna anche in maniera inversa, diciamo, o peggio ancora fra collettore e emettitore, il transistor è andato. E anche questa è una funzione che hanno tutti i multimetri, ma ovviamente ce n'è anche questo. Ora vedrei la funzione come oscilloscopio e brevemente diciamo il discorso delle sonde. Allora, chi ha avuto un oscilloscopio o chi non ha comunque un oscilloscopio vedrà che ci sono questi anellini colorati insieme, che danno insieme con le sonde. Questi anellini colorati uno li mette sulla sonda praticamente qui, in questo punto qui, in maniera che le sonde dopo il canale A e il canale B sono contrassegnate, in maniera che una volta che ha tarato le sonde le rimette sempre quella del canale A sul canale A e quella del canale B sul canale B, perché la prima cosa che dobbiamo fare, non ve la farò vedere perché l'ho fatta vedere in altri video, le andate a cercare, è la taratura delle sonde, e si fa attraverso questa vitina qui, attraverso il cacciavitino che ci danno. Se andate a vedere gli altri video vedete come si fa, e siccome la faremo canale per canale è buona cosa che ogni sonda poi la rimettiamo al suo posto, perché ogni sonda, anche se si scambia e diciamo probabilmente cambia di poco, però se rimettiamo la sonda al posto dove l'abbiamo tarata è meglio. In questo video qui non metterò diciamo le sonde per farvi vedere la funzione oscilloscopio, uso semplicemente due cavetti BNC. Entriamo nella funzione oscilloscopio, premendo il tasto del canale 1 abbiamo la possibilità di attivare il canale, vedete on off, poi possiamo mettere la sonda per 1 o per 10 praticamente, in maniera che a seconda come mettiamo la sonda, che sia attenuata o non attenuata, lui darà una misura corretta. Poi l'accoppiamento in corrente continua o in corrente alternata, ovviamente lasciamolo su alternata, e possiamo attivare le funzioni matematiche. Le funzioni matematiche sono funzioni matematiche semplici e praticamente non sono funzioni matematiche evolute, comunque c'ha anche le funzioni matematiche. Ripremendo il tasto ovviamente canale 1 si ritorna lì. Come vedete c'è una striscia sola, praticamente una riga sola, una traccia sola, e premendo canale 2 in questo momento vedete è disattivato, lo attiviamo e a questo punto vedremo tutte e due le tracce. Poi con tasto menu lo possiamo premere e accediamo a tutto il menu dell'oscilloscopio. Possiamo scegliere fra YT, XY e poi diciamo tutti gli altri vari parametri. In questo menu qui possiamo scegliere cosa visualizzare per ogni canale. Ora siamo sul canale 1, possiamo scegliere, in questo caso l'oscilloscopio come misure fa vedere frequenza, volt picco picco e duty cycle. Io di solito uso frequenza, volt picco picco e volt RMS, in maniera che ho tutte e due le letture. Del duty cycle a me diciamo non mi serve e non lo uso, però a chi li serve lo può usare, e ci sono un sacco di funzioni. Si può visualizzare il periodo,
si può visualizzare, lo sto vedendo male, ha un sacco praticamente di funzioni come tutti gli oscilloscopi digitali, insomma, perché in definitiva, per piccolo che sia, è un oscilloscopio. E poi la stessa cosa, si fa il settaggio che abbiamo visto brevemente da canale 1 e canale 2, il trigger, insomma tutte le cose che si può fare da un oscilloscopio. Si può fare addirittura la persistenza, c'è su tutti gli oscilloscopi digitali, è la persistenza che la traccia si mantiene sullo schermo. Di solito si lascia su off, ma per determinate cose può essere utile impostarla diversamente. Allora esco, collego i BNC e vediamo cosa succede. I BNC, canale 1 e canale 2. Ripeto, uso due cavetti così perché non sto nemmeno a usare le sonde, perché tanto dobbiamo visualizzare dei segnali del generatore di funzioni. Allora, in questo momento attivo tutte e due le tracce. Come vedete sono un po' fuori, ovviamente. Allora, semplicemente con il tasto auto, che è questo qui, si preme il tasto auto e lui si fa tutte le sue cosine per conto suo e le mette dove devono stare, diciamo. Eccole qui. Allora, se andiamo a vedere, vediamo se avvicino un pochino. Se andiamo a vedere, qui vediamo che canale 1 ci dice che c'è una frequenza di 1 kHz e abbiamo, vabbè, lasciamo perdere il duty cycle, comunque è un duty cycle del 52%, e abbiamo 4,2 volte picco picco. Sul canale 2, e sono precisi perché sono i 4 volt che tira fuori l'oscillatore, il generatore di funzioni, quello che ho professionale. Mentre ci dice che sotto abbiamo una frequenza di 4 kHz e lo stesso tira fuori un pochino meno, 3,83. Quella sotto è un'onda triangolare e quella sopra è un'onda, diciamo, sinusoidale. Premendo il tasto Select si può scegliere le due tracce, diciamo, e vedere le funzioni che possono fare questi due tasti. In questo caso si allarga o si strettisce praticamente la traccia, sicché si lavora sull'orizzontale, mentre in quest'altro caso si lavora sul verticale. Sto lavorando ovviamente sulla traccia 1 in questo momento con il verticale, perché il verticale in questo momento è posizionato sulla traccia 1, mentre l'orizzontale ovviamente lavora su entrambe perché la base dei tempi è una. Allora, premendo quest'altro tasto switcho fra la traccia 1 e la traccia 2. Praticamente ora sono sempre sulla traccia 1, se voglio aumentare l'ampiezza della traccia 2 vado sull'altro e così posso aumentare l'ampiezza della traccia 2 in maniera che con move si sceglie si commuta fra canale 1 e canale 2, comunque c'è scritto. Allora aumento la frequenza del generatore e vediamo se regge fino a 10 MHz, 20 MHz, quello che è. Allora, dato che il generatore come onde triangolari arriva fino a 500 kHz, praticamente ho spostato il tutto su 500 kHz e si vede che la prima è appunto 500 kHz e la seconda lo stesso. Ora metto le onde sinusoidali e su tutte e due si va su di frequenza. Allora ho spostato il generatore con tutti e due i canali su 10 MHz, infatti ogni canale mi segna 10 MHz e sono 4,5 volte picco picco circa. L'avvicino un attimino. Ora lo porto fino a 30 MHz. Ho spostato su 30 MHz, posso ovviamente variare la base dei tempi e praticamente con tutti e due i canali mi sta leggendo 30 MHz. Il generatore
di forme d'onda, sopra i 30 MHz non va. Ora metto un canale solo, lo collego a un generatore di alta frequenza e portiamolo a 30, fino a 50 MHz, vediamo se la traccia, diciamo, la mantiene. Una cosa importante, premendo il tasto Save si va a memorizzare la schermata praticamente, in maniera che rimane lì. Eccola qua, lo salva e posso andarla a cercare con i cursori. Queste sono quelle vecchie, vedete, che avevo provato, e questa qui è l'ultima memorizzata. Ovviamente premendola ce la fa vedere e possiamo confrontarla eventualmente con quello che stiamo vedendo. Collego il generatore di alta frequenza e vediamo le frequenze dove arrivano. Ecco, ora stiamo vedendo 40 MHz e praticamente sta lavorando ancora bene. Una cosa importante, mi ero dimenticato, premendo questo tasto si può fermare, ce lo dice perché è stop, e così possiamo magari vedere meglio anche la nostra forma d'onda. Ma insomma poi sulle istruzioni c'è scritto, e chi conosce un oscilloscopio queste cose le sa da sé. Io presento solamente questo prodotto perché me l'avete chiesto. Porto a 50 MHz che è il limite massimo. Ora sono 50 MHz, proprio il limite massimo. La traccia balla un pochino, però come ripeto la possiamo congelare un attimino e vedercela lo stesso. Sicché l'oscilloscopio comunque va a leggere le frequenze massime che sono dichiarate. Io passerei a vedere il generatore di funzioni e poi diciamo questa presentazione qui, per chi gli ha fatto piacere, sarà terminata, così dire. Allora, scegliamo generatore di funzioni, che è questo, e fra parentesi il generatore di funzioni può funzionare in contemporanea ovviamente con l'oscilloscopio, perché qualcuno avevo letto da qualche parte che pensava non potessero funzionare insieme. Ovviamente se non funzionasse insieme non avrebbe senso, perché uno non può iniettare un segnale magari in ingresso di un amplificatore e poi andarlo a vedere con l'oscilloscopio, sicché ovviamente funzionano insieme. Il generatore di funzioni, come gli altri, praticamente è della stessa serie degli altri che vi ho fatto vedere, e arriva da 1 Hz fino a 50 kHz. E qui siamo nel menu, si può scegliere ovviamente vari tipi di forme d'onda in uscita, sicché praticamente un'onda sinusoidale, un'onda quadra, un'onda triangolare, poi c'è la famosa mezza onda, un'altra, diciamo loro la chiamano full wave, e poi abbiamo un generatore di rampe. In questo caso va da sinistra verso destra in alto, l'altro generatore va dalla parte opposta. Abbiamo la funzione che è utile, ve la faccio vedere. La funzione che è abbastanza utile è questa, che si chiama direct current, insomma corrente diretta, diciamola così. Esce una tensione continua che può arrivare, mi pare, da 100 mV, ma forse anche meno, fino a 3 volte. E questo, siccome è abbastanza, dico abbastanza preciso, può essere utile per magari andare a controllare quando scatta un transistor, quando vedere se magari con 0,6-0,7 volt scatta, va in conduzione, oppure un altro semiconduttore, oppure anche per vedere con il tester, provare un tester e vedere se quello che va a misurare è abbastanza, diciamo, nella norma. Non è ovviamente un generatore, non è ovviamente un calibratore, sicché la tensione che esce è abbastanza precisa, ma non servirà per tarare un tester, magari però per vedere se si avvicina, se è parecchio sballato. Insomma, può far comodo anche questa funzione qui. Allora, mettiamolo su, per esempio, questa forma qui, che è la famosa rampa, e la andiamo a visualizzare con l'oscilloscopio. Allora, io ora collegherò praticamente l'uscita del generatore con l'ingresso 1 dell'oscilloscopio. Avete visto la mia manaccia davanti, ma insomma è uguale. Col ponticello, in maniera che
andiamo a leggere e a vedere quello che lui fa. Vediamo un attimino. Torniamo nel menu, lui sta praticamente funzionando col generatore. Io vado a scegliere l'oscilloscopio e lo vado a visualizzare. Eccolo qua, è rimasto, se vedete, era rimasto sulla forma d'onda bloccata, diciamo, di prima. Premiamo auto e ecco la famosa rampa che si diceva che la sta visualizzando. Se io ora vado a vedere e cambio e torno sul generatore e scelgo un altro tipo di forma d'onda, mettiamo che io scelgo una forma d'onda quadra, torno su oscilloscopio, quello che vedrò ora sarà ovviamente la sua forma d'onda che esce 3 volte picco picco, 1 kHz perché era impostata con 1 kHz. Ovviamente, come vi ho detto, come vi ho accennato, si può variare sia la tensione di uscita, sia l'ampiezza di uscita che la frequenza fino a 50 kHz da 1 Hz. Sicché io direi che questo apparecchio qui rimettiamo la forma d'onda che mi piace. Rimettiamo questa. Ecco, con questa forma d'onda qui, diciamo, la presentazione di questo apparecchio è terminata. Ovviamente poi chi gli interessa deve leggersi le istruzioni e, come si dice in Toscana, spippolarci sopra. Però spero di aver fatto cosa gradita a chi mi aveva chiesto come funziona questo apparecchio e se questo apparecchio, diciamo, è valido. Per me è valido perché ha un costo veramente contenuto e 50 MHz, una volta 50 MHz lo oscilloscopi c'erano solo quelli di lusso. Allora, eccomi qua. Passiamo ai saluti. Questo è l'apparecchietto, il famoso multifunzione. Praticamente io ho in mano in questo momento qui un apparecchio che prima sarebbe costato un sacco di soldi, ma non solo, non esisteva. Per avere 3 strumenti, diciamo, di questa portata non stavano sicuramente in una mano, ce li sognavamo e stavano sul banco solo di laboratori veramente specializzati. Sto parlando di quando ero ragazzo io, che avevo 18 anni, insomma. E ora abbiamo la possibilità tutti di averlo. Abbiamo un laboratorio praticamente in tasca, un set di strumenti in tasca per fare la maggioranza delle misure che ci può far comodo. Sicché l'apparecchio per me è promosso. Come al solito vi lascio il link in descrizione se qualcuno volesse andare a vedere le caratteristiche più specifiche o eventualmente acquistarlo con lo sconto. Come sapete, riesco a strappare qualche sconto alle ditte e questo lo faccio ovviamente per voi. Io la strumentazione, lo sapete, ce l'ho, non ho bisogno di averne dell'altra, però lo faccio perché mi fa piacere cercare di accontentarvi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi iscrivete al canale ovviamente mi fa piacere, perché così magari riusciamo ad arrivare ai 10.000 iscritti prima della fine dell'estate, quello mi farebbe piacere. E se qualcuno vuol fare una donazione PayPal è ben accetta, perché il canale ovviamente per andare avanti ha bisogno di acquistare materiale per fare le prove e se c'è un contributo da parte vostra, io, diciamo, il canale è contento più che io, perché io in tasca non mi ci metto niente. Sicché vi saluto, come ripeto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!